Pronto? Sì, sì, può venire. Domani alle 18:50, quando va bene. Le volevo solo chiedere, per caso ha sentito qualche medico su questo argomento? Vabbè, bisogna parlare insieme. Arrivederci. Il giorno dopo l'ordinazione il vescovo mi ha chiesto di assumere questo incarico. Una cosa che non avevo certamente mai pensato prima. Esorcista. Studiamo nella teologia qualche cosa relativamente al demonio e al male, poi vediamo che le persone hanno un'idea molto lontana sia del demonio, tante volte del male, e molto più spesso dell'esorcista. Ho capito che il discorso poteva essere più interessante e bisognava cacciare il primo demone, che era quello dell'ignoranza. L'ignoranza crassa che c'è su questi argomenti e la cattiva informazione che viene data. Molte persone ho trovato preoccupate per piccoli dettagli, per malattie, per disturbi della sfera psichica, convintissime che si trattasse del demonio, e non si accorgono delle azioni demoniache vere che sono nella nostra storia, nella nostra società. È bene precisare che se una persona è affetta da disturbi psichici, praticare le preghiere di esorcismo sarebbe puramente illusorio e dannoso. È una grande confusione nel nostro mondo confondere lo psichiatrico col demoniaco e viceversa. Trovarsi di fronte all'indemoniato vero è un'esperienza bruttissima. Uno, sono perfettamente sani di mente, l'intelligenza sopraffina è utilizzata per il male. Diciamo che è un brutto incontro, ecco, quando avviene in qualche modo diventa anche uno scontro, con molta cattiveria, con una scia di male che ti insegue per tanto tempo. La mia sciagura è stata di aver incontrato persone nella chiesa. Io rimango sempre colpito che Gesù vide il primo indemoniato, lo trova nella sinagoga. L'azione esorcistica, ricollocare il mondo nella ratio, cioè la ragion d'essere delle cose, e vuol dire che è collocata all'interno della natura e non è una legge rivelata da qualche religione, ma è intrinseca alla natura. Il problema è che molti pensano che essere posseduti dal diavolo significa che il demonio sia un fulmine a ciel sereno che entra nella loro vita, ma nel Vangelo troviamo qualcosa di diverso. Quando Gesù incontra l'uomo posseduto dal diavolo è proprio scritto en akasarto pneumati, vuol dire dentro uno spirito impuro. Quindi indica che l'uomo che è andato si è costruito e si è stabilizzato dentro uno spirito malvagio, e non il contrario. Sant'Agostino diceva: il diavolo non avrebbe nessun potere su di te se non ci fosse il tuo consenso. Stando così le cose si capisce bene che gli indemoniati veri fuggono dalla Chiesa e ovviamente fuggono dall'esorcista. La nostra azione è soprattutto impedire che la gente finisca nel male e liberarla quando c'è caduto.
Diciamo che ancora la liberazione tramite l'aiuto, l'intervento, la preghiera della Chiesa può avvenire se la persona lascia un benché minimo spiraglio. Finché siamo vivi possiamo fare delle scelte e quindi esercitare il nostro libero arbitrio. Come dice il proverbio, finché c'è vita c'è speranza.